E benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di Venezia-Lazio che ci aspetta domani, ma prima tocca parlare della notizia che un po' ha fatto rumore questa settimana e che è arrivata praticamente all'indomani della sconfitta contro il Genoa, ossia la notizia di un possibile esonero per Di Francesco in caso di sconfitta domani contro la Lazio per l'appunto. Prima di cominciare però vi chiedo se possibile di lasciare un like, di iscrivervi se non siete già iscritti, di far iscrivere chi sapete che non è ancora iscritto, di condividere il video appunto con tutti i tifosi arancioni e verdi che conoscete, e a chi vuole può abbonarsi, ci aiuterebbe davvero tantissimo, e per chi non l'avesse ancora fatto attivi la campanella così non si perde il post partita di Venezia Lazio. Quindi andiamo subito a parlare della notizia prima di parlare un po' della partita, di quel che ci aspetta. La notizia di questo possibile esonero di Francesco arriva da Matteo Moretto, che Matteo Moretto è lo stesso esperto di calciomercato che aveva dato in chiusura alla trattativa che poi alla fine si è rivelata veritiera, che ha portato Poyampalo al Palermo. È sicuramente uno dei più informati, uno dei più in vista a livello di calciomercato come giornalista in questi ultimi anni, visto che va sempre a riportare notizie che alla fine, anche per altre squadre, noto, si sono rivelate vere. E quindi pare avere informazioni veritiere, quindi ha senso parlarne, ha senso discuterne insieme. Vado a leggervi il suo tweet così lo leggo paro paro, non ci sono malinterpretazioni. Andiamo subito al tweet. Venezia, riflessioni in corso sulla posizione di Eusebio Di Francesco. La prossima partita contro la Lazio può essere decisiva. Allora, parlando di un possibile esonero, perché comunque rimane una possibilità, bisogna vedere anche il risultato della partita, bisogna vedere cosa deciderà la società in caso, quindi bisogna vedere se effettivamente si rivela vera. Io non so quanto abbia senso, quanto avrebbe senso adesso esonerare Di Francesco, perché ormai la situazione in classifica è quella lì, è quella che sappiamo tutti, e risalirla non è cosa facile, è pressoché impossibile, soprattutto visti questi elementi che ha a disposizione lo stesso Di Francesco, quindi è dura. In più, visto il calendario che abbiamo di qui alle prossime partite, che vabbè, Lazio, poi c'è l'Atalanta, il Como, il Napoli e il Bologna, e poi solo tipo verso aprile cominciano ad essere partite un po' più alla portata, tra mille virgolette, che poi anche noi le partite alla portata quest'anno quasi tutte fallite, ed è quella contro il Lecce il 6 aprile. Nel mentre però la situazione rischia seriamente di essere totalmente compromessa, non come siamo in questo momento dove sì, la maggior parte convengono con me che siamo praticamente spacciati, ma c'è ancora qualcuno che dice la matematica non ci condanna, quindi fiducia, crediamoci fino alla fine. Ad aprire rischi che non ci sia neanche più quel rischio lì. Non dico che la matematica ti condanni, ma che nel giro di 1 o 2 giornate ti condanni, sì, ti condanni di lì a breve comunque. Quindi non so se ha senso in questo momento. Per dire, noi in estate Di Francesco non l'avremmo mai scelto, siamo stati anche molto chiari, abbiamo fatto i video a riguardo quando è arrivato, quando è stato annunciato. Avrei preferito semplicemente qualcuno più in linea con i valori tecnici, tattici vincenti del progetto Vanoli, perché era un progetto vincente, ricordiamoci tutti, che ci ha portato in Serie A, e magari in tutto questo, cioè mi viene adesso, magari in tutto questo poi Giampaolo sarebbe ancora qua, se avessi scelto un allenatore diverso, più legato a valori simili, a scelte tecniche e tattiche simili a quelle di Vanoli. Però la lascio lì e non vado a parlare oltre di questo. Ad oggi comunque, a dispetto di tutte le critiche che abbiamo fatto, soprattutto nella prima parte di stagione, a Di Francesco, non lo ritengo il responsabile numero uno della stagione fallimentare fino a qui, del Venezia, perché la vediamo tutti comunque la qualità media della rosa tra giocatori titolari e panchinari, insomma. Quindi, cioè, paradossalmente io Di Francesco l'ho visto tanto adattarsi alla rosa che avevo a disposizione nel tempo, non da subito. Piano piano comunque è andato verso quella direzione lì, soprattutto nell'ultimo periodo, ma soprattutto contro le big. Praticamente, a parte il Milan, a San Siro, non abbiamo mai fatto figuracce. Questo possiamo dirlo, anzi, cioè, per dire esempi, contro la Juve allo Stadium per poco non era vittoria, poi all'ultimo momento danno rigore alla Juve per quel fallo di candela di mano, e vabbè, e lì, però lì potevano essere 3 punti. Anche San Siro contro l'Inter hai fatto bene, se non fischiano il fallo su Bissek, quella partita lì la pareggi. Ha segnato Sverko.
comunque prestazioni buone, anche l'ultima con l'Inter al Penso, ma anche quella contro il Napoli, tutte prestazioni dove sei stato messo in campo, dove Di Francesco ha messo in campo la squadra in maniera ordinata, con un senso. Quindi a proposito di andare in campo in maniera ordinata, con un senso, in maniera anche più accorta, diciamo, come abbiamo fatto contro le Big, se la volontà è quella di esonerare Di Francesco in caso di sconfitta contro la Lazio, e se l'idea è quella di prendere un allenatore che abbia queste caratteristiche di cui vi ho appena parlato, ossia difesa e contropiede, che lavori specificamente su questi aspetti qui, ci posso anche stare, perché così andresti un po' a limitare i danni, ma mi sembra un intervento molto ritardatario ed è una cosa che secondo me dovevi fare all'inizio della stagione, partire con quell'assetto tattico lì, con quella idea in mente. Cioè, non che Di Francesco non abbia mai fatto la difesa e contropiede di cui stiamo parlando. Cioè, abbiamo appena detto che contro le Biga ha fatto questo, ha fatto buone prestazioni, comunque ne siamo usciti dal campo felici di quello che siamo riusciti a mettere in campo per l'appunto, ma devo dire che questo è successo anche nell'ultimo periodo, anche non contro le Big, mi ricordo la partita contro l'Empoli dove o per volontà tua o per capacità dell'avversario tu sei stato costretto a chiuderti dietro e cercare di ripartire. Quindi anche contro le nostre rivali per la salvezza alla fine siamo stati più bassi e più accorti in quest'ultimo periodo. Certo, però non si può dire che la difesa e il contropiede fanno parte del DNA di Franceschiano, no? E quindi se vuoi qualcuno che lavori specificamente, che sia specializzato in questo, ci può stare, però ritengo comunque che sia troppo tardi, una scelta fatta in ritardo e non vorrei dirlo, ma è quello che penso, a giochi quasi chiusi. Poi se si andasse davvero per l'esonero, per me Antonelli dovrebbe rispondere di quel che ha detto in estate, della scelta fatta in estate e anche di quello che ha detto riconfermandolo durante la stagione, perché è stato lui ad aver scelto Di Francesco per il post Manoli, un progetto vincente a tutti gli effetti, con determinate caratteristiche, soprattutto tattiche, determinati uomini in campo, e ha anche confermato Di Francesco durante la stagione. Io mi ricordo quel prepartita dove non andò a parlare Di Francesco stesso in conferenza stampa prepartita di Venezia Como e andò appunto Antonelli e confermò la fiducia sull'allenatore. Così facendo, se veramente decidesse andasse per la via dell'esonero, smentirebbe completamente quello che aveva detto lì, perché ha detto cose abbastanza chiare, cioè le cronache lì parlavano di un possibile esonero in caso di sconfitta. Lui è andato a smentire la cosa, Antonelli è andato a smentire la cosa, l'ha riconfermato pubblicamente e ha fatto capire tra le righe che su Di Francesco c'era un progetto, c'era, non so quale verbo usare, c'era un progetto, comunque le cose andassero. Così cioè con lui si sarebbe andati avanti. Sottinteso ovviamente anche in caso di retrocessione in Serie B, mi sembrava abbastanza chiaro. Aveva detto che era nell'ordine delle cose, poteva succedere, era un'eventualità che dovevamo mettere in conto. Quindi sarebbe davvero un dietrofront pazzesco secondo me per Antonelli. Però boh, staremo a vedere e nel caso si avverasse davvero la cosa, bisogna vedere anche domani cosa succede in campo, ne riparleremo per forza, perché è giusto riparlarne, è un discorso molto lungo che parte da molto lontano più che altro. Parlando un po' di Venezia Lazio, alla fine la Lazio è stata la squadra che abbiamo incontrato la prima giornata di campionato, partita finita 3-1 all'Olimpico. Diciamo che la Lazio sicuramente è un po' diversa, nel senso che anche lì i Baroni, come Di Francesco quella volta, era appena arrivato e devo dire che è una squadra che è cresciuta tanto, cioè è cresciuta tanto, sta facendo benissimo a livello di gioco, a livello dei risultati ovviamente, ed è praticamente in piena lotta Champions con ottimi risultati tra campionato e Europa, fanno l'Europa League, quindi devo dire una delle squadre sicuramente rivelazione, forse la squadra rivelazione di questo campionato, tra l'altro con dei singoli molto forti praticamente in ogni reparto. L'unica roba è che ho letto che si è infortunato Castellanos, che è la loro punta, quindi una punta tra l'altro molto prolifica quest'anno, uno sicuramente degli artefici di questa stagione ottima che sta facendo, starà fuori circa un mese, quindi non lo vedremo in campo, questo può essere sicuramente un vantaggio per noi. È un vantaggio, ma la partita è difficilissima, soprattutto visto questo momento che stiamo affrontando. Cioè, dopo la sconfitta contro il Genoa, la botta penso si sia sentita, penso, ma da tutti i punti di vista, per tutte le componenti di quel che vuol dire Venezia Mestre, ossia tifosi, squadra,
dirigenza anche, immagino, proprietà, non lo so. Di sicuro noi tifosi l'abbiamo sentita e cioè io ho percepito quasi un senso di resa generalizzato che capisco bene perché lo provo anch'io, questa sensazione, ma penso che anche la squadra un po' questa sia arrivata e penso che comunque la botta sia arrivata anche a loro. Cioè, sono umani come noi, quindi siamo tutti un po' giù di morale. E adesso vedremo se ci sarà una prova d'orgoglio, una reazione di fronte a un momento dove o reagisci e metti in campo tutto quello che hai, veramente tutto quello che hai, o semplicemente ti arrendi definitivamente e ti vai a preparare a una lenta agonia fino a che la matematica non ci condannerà definitivamente alla retrocessione in Serie B. Però bisogna anche vedere, cioè, vediamo se ci sarà una reazione anche in ottica, e sono molto curioso da questo punto di vista, in ottica di Francesco, in ottica possibile esonero di Francesco in caso di sconfitta, perché da come secondo me la squadra reagirà alla notizia che di fatto penso sia circolata nel gruppo squadra, da come reagirà alla notizia di un possibile esonero, vedremo se la squadra è con lui o diciamo non lo ritiene più il comandante giusto per guidare questa barca. Ma onestamente io da quello che ho visto contro il Genoa non ho visto grosse spaccature che si potessero percepire in campo tra squadra e allenatore, però è solo una mia impressione, parliamoci chiaro, potrei anche sbagliarmi, però onestamente non mi sembrava. Però appunto vedremo domani meglio contro la Lazio, sappi che però è un rivale, cioè una rivale tostissima per valutare se il tuo allenatore è quello giusto per guidare la barca fino alla fine della stagione o non ha più senso. Per quello dico, ho detto all'inizio che per me esonerare di Francesco adesso non so quanto abbia senso. Hai un calendario pazzesco che ti aspetta, boh, cioè cosa può fare anche quello che viene dopo, anche che sia un allenatore di difesa e contropiede e faccia esclusivamente quello. Non lo so, a me sembra tutto a questo punto andato un po' a farsi benedire. Vabbè, comunque ne riparliamo meglio domani, speriamo bene che le cose vadano per una volta meglio del solito. Vi invito a lasciare un like, a iscrivervi e commentare. Chi vuole può abbonarsi, ci aiuterebbe tantissimo. Attivate la campanella così non vi perdete il post partita. E sempre Forza Venezia, e sempre Forza Unione.